Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate. Per la prima metà di settembre 2026 abbiamo l'imperatore, ragazzi. Quindi devo dire che potrebbe essere un periodo proprio di concretezza, di costruzione, di... È come se si potessero mettere le basi per qualcosa. Tenete presente che è un 4 e per qualcuno può avere a che fare con questioni legate alla casa. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web con tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per la prima parte del mese di settembre. Partiamo con un 3 di coppe. Abbiamo la temperanza, il mondo, abbiamo un re di bastoni, un re di spade, la giustizia, ruota della fortuna e morte. Che carte interessanti. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Tenete presente che potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Tenete presente che sono gli ultimi giorni per poter approfittare della lettura fast, quindi della lettura via WhatsApp in promozione. Sotto nella descrizione del video c'è il video che vi spiega come funziona la promo. Allora, partiamo con un 3 di coppe. 3 di coppe diavolo. Ragazzi, qui potrebbero esserci varie energie che vi ronzano intorno nel prossimo periodo. Ehm, Vista così, mi viene proprio da dire che potrebbe essere o una tentazione extra coppia, se per caso siete in una relazione, siete fidanzati o insomma avete una relazione stabile, o potreste essere voi ad essere la terza parte. Sta di fatto che con questo diavolo sento come una forte passione, potrebbe anche essere il 3 di coppe un qualche tipo di dipendenza ai divertimenti, non necessariamente deve essere un qualche cosa di fisico o di diciamo triangolazione romantica. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Comunque diciamo che inizio settembre c'è come questo momento passionale, c'è come questo momento molto forte, se vogliamo, con l'energia del diavolo. Andiamo a vedere la temperanza perché poi sembra che si calmi tutto, effettivamente. Abbiamo un 6 di pentacoli e un re di bastoni. Qui sento come se ci fosse un accordo, un riequilibrio di queste energie molto passionali. Andiamo a vedere il mondo. Eremita e 3 di pentacoli. C'è come una riflessione su cosa costruire, dove costruire, perché il mondo è anche una carta che mi parla di spostamento geografico, quindi può far riferimento, come vi dicevo prima, con questo imperatore, a qualche tipo di casa, a qualche tipo di residenza, appunto. E qui con questo eremita sento che state un po' studiando verso dove potreste andare. Andiamo a vedere questo re di bastoni che si ripete.
abbiamo la morte e un 4 di spade che è uno degli arcani minori della temperanza. C'è come qualche cosa, qualche tipo di attitudine, di pensiero, mi viene da dire legame, che avete bisogno un po' di rompere o riequilibrare con questo re di bastoni. C'è qualcosa con questa morte che cioè, è necessario lasciare indietro e secondo me l'eremita vi serve proprio per identificare qual è questa cosa. Andiamo a vedere il re di spade. Papa. Mm. Papa, 4 di pentacoli e 2 di pentacoli. Morte, papa al contrario. Mm. Sapete, questo re di spade lo sento come se fosse un po' un ultimatum o comunque una decisione da dover prendere. È un re di spade, taglia, soprattutto in questo mazzo è rappresentato bene, taglia la testa delle persone che non servono più. Cioè, quando c'è qualche tipo di situazione o qualche tipo di relazione un po' tossica che non serve, è una di quelle energie che semplicemente le lascia indietro, le taglia via dalla vita, perché non fanno crescere la persona. E qui ci potrebbe essere come, per qualcuno un divorzio energetico, soprattutto se c'era come questo accordo con il 6 di pentacoli, e per qualcun altro è come uno staccarsi da una sicurezza, se vogliamo, da una certezza, da una zona sicura, mi viene da dire, per passare, purtroppo ragazzi, il 2 di pentacoli è una carta di sali e scendi, quindi può essere che ci sia come un passaggio da qualche cosa che è certo a qualche cosa che è un po' più incerto, ma ci sta perché c'è questa morte, c'è come un rinnovamento, quindi quello che c'era prima si conosce, quello che sta per arrivare non si conosce, quindi un po' di tentennamento, un po' di disequilibrio, un po' di alti e bassi ci stanno. Andiamo a vedere la giustizia perché di nuovo è una carta che mi parla di regolarizzare, di contrattualizzare, il 6 di pentacoli è uno degli arcani minori della giustizia, quindi 3 di spade, c'è come da prendere degli accordi, per qualcuno si tratta di sacrificare qualche cosa della propria vita, potrebbe essere una dipendenza, un vizio, un'abitudine, un modo di fare, una certa autonomia e qui la rivedo con la carta dell'eremita. Sapete, potrebbe anche essere che conoscete una persona o comunque state frequentando una persona con la quale vi divertite tantissimo, con la quale diciamo i sollazzi sono al primo posto, però è come se aveste bisogno un po' di calmare le acque, se vogliamo, perché tutto questo travolgimento non vi permette di mantenere il focus su di voi. Quindi qui c'è come da rinunciare un pochettino a voi stessi per riportare questo equilibrio. E poi arriva la ruota della fortuna che andiamo a vedere perché è un cambio inaspettato e molto positivo. C'è anche un appeso, quindi è come se qualche cosa si sbloccasse, se finalmente riusciste a immaginare un futuro con questa persona o in questa situazione. Andiamo a vedere la morte perché ce l'avete anche in fondo. 5 di pentacoli e mondo. Scusate ragazzi. C'è un compimento qui, c'è l'arrivo di un risultato, c'è qualche cosa che finalmente si completa con la carta del mondo. Però è anche vero che, insomma, avete un 5 di pentacoli e la morte al contrario. Io credo che cambi la vostra percezione di completezza, di indipendenza e di riequilibrio nelle relazioni. Mm? Ok ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Voi sapete che potete appoggiare il dito sul cursore e andare avanti e indietro in base al settore di riferimento che vi interessa. Partiamo con i disoccupati. Ehm, Dunque,
Potrebbero esserci delle prospettive, avete la ruota della fortuna, quindi secondo me qualche strada inaspettata si apre, soprattutto vedendo il 3 di bastoni e due volte il mondo, potrebbe essere qualcosa lontano dalla vostra zona di residenza abituale. Vi dico anche che potrebbe essere necessario come un investimento iniziale per spostarsi, però poi si finisce con questo 10 di pentacoli e vedo come un contratto nel lungo periodo. Sento che potrebbe anche essere un buon contratto a livello economico, questo ve lo dico. Ehm, Potrebbe esserci però un tema con i turni. Magari a voi non va di fare i turni e invece questo lavoro prevede i turni, piuttosto che, non lo so, è chiesto il turno di notte e voi avete figli e non potete farlo. Quindi ci sono come delle cose da contrattare, ecco. Però tutto sommato, secondo me ci sono delle buone probabilità se vi spostate, se avete modo di geograficamente muovervi, ci sono buone probabilità che troviate un lavoro che secondo me almeno per un trimestre è coperto. Parliamo di dipendenti. Allora, la sensazione che ho è che molti di voi non stanno così bene nel posto di lavoro, oppure è come se volessero qualche cosa in più, è come se non fossero soddisfatti, ok? Qualcuno di voi non è soddisfatto o dell'ambiente di lavoro, o del lavoro in sé, o della paga, o c'è qualche cosa che vi manca in qualche modo. Ehm, e quindi se state cercando un aumento di stipendio, un trasferimento, un cambio di ruolo, è un periodo ottimo per osare e chiedere. È come se aveste bisogno di più certezze e le avrete alla fine. Parliamo dei lavoratori autonomi. Qui sento, ragazzi, che c'è qualche collaboratore che potrebbe rallentarvi, potrebbe... mm, allora, mi dicono rompere qualche apparecchiatura o qualche strumentazione, ok? Quindi c'è come qualche intoppo a livello lavorativo per voi, però è vero anche per voi che si finisce sempre con un mondo, un 10 di pentacoli, quindi sento che potrebbero esserci nuove aziende alle quali proporsi, nuovi gruppi con i quali poter collaborare. Potrebbero esserci dei nuovi lavori inerenti il settore famiglia piuttosto che bambini. Ci sono come delle opportunità molto positive lontano dalla vostra zona di residenza che possono darvi come delle soddisfazioni, secondo me, in un periodo che almeno fino a dicembre vi fa star tranquilli. Ok, parliamo di progetti e di figli, anche se diciamo adesso lo tratterò più come progetti, magari il tema figli, se c'è qualche cosa da dire lo dirò dopo. Per quello che riguarda i progetti, c'è da intervenire su qualche cosa. Voi avete l'imperatore, è come se aveste bisogno di creare questa stabilità, questa zona sicura, questa zona protetta. C'è qualche tipo di atteggiamento, comportamento, dinamica di lavoro, procedura di lavoro che state utilizzando in questo progetto che ha bisogno di essere cambiata, modificata, mi viene da dire ampliata, vedendo queste carte finali. Avete varie carte di riequilibrio e poi comunque questa ruota della fortuna. È come se doveste smussare qualche angolo, il re di spade taglia quello che non serve, rompe i contratti che non servono con questo papa al contrario e sebbene il cambio possa essere un po' destabilizzante, sento che è come se si aprisse l'opportunità di creare qualcosa di più grande. Io vedo tanto le collaborazioni anche a livello progettuale. Mm? Parliamo di denaro. Allora,
come vi ho accennato all'inizio, con questo imperatore per qualcuno si fa riferimento ad una casa. Vi dico, se state aspettando una compravendita di una casa, è facile che in questo periodo o possiate firmare un compromesso o possiate addirittura comprare o vendere la casa. Ci sono dei contratti in vista. Ho la sensazione che potrebbe arrivare una casa che ha come qualche cosa in meno rispetto a quello che vi state aspettando. Cioè, potrebbe essere o più isolata di quello che voi vorreste o meno isolata di quello che voi vorreste. Dipende da quello che voi volete, insomma. E per quello che riguarda, diciamo, il denaro un po' più in generale, è un buon periodo per rimettere a posto le finanze, ragazzi. Cercare di capire dove spendete troppo, dove potete risparmiare, dove potete ampliare gli ingressi, insomma, è come se fosse un periodo un po' vergine, effettivamente, siamo in tempo di vergine, siamo a settembre, quindi c'è come da rimettere in regola, e anche l'imperatore me lo dice, c'è come da mettere in regola la parte economica. Parliamo di relazioni e di single. Allora, qui già vi ho accennato un pochettino all'inizio, potrebbe esserci qualche nuova conoscenza o magari avete già questa conoscenza, però siete un po' tanti in questa conoscenza, potrebbero esserci altre persone sia da parte vostra che da parte dell'altra persona. Mm. O potrebbe anche essere un tema legato al voglio fermarmi con qualcuno oppure continuo a divertirmi. Può anche esserci questo discorso. Io credo che le cose si svilupperanno in modo lento, in modo... sapete, è come se giorno dopo giorno, che voi andate conoscendo questa persona o frequentando questa persona, è come se piano piano aggiustaste il tiro. Questo sì si può fare, questo ci piace, questa è una roba comune, no, questo devo farlo per conto mio. È come se piano piano si creasse una sorta di amalgama, una sorta di fusione tra le due energie e qui sboccia praticamente il completamento, ruota della fortuna, mondo e 10 di pentacoli. Può essere che sia l'inizio, perché comunque abbiamo una morte che qua è ancora al contrario, quindi siete working in progress in realtà per creare un qualche cosa di stabile e duraturo. Avete la carta dell'imperatore. È una relazione che ha un potenziale molto molto stabile e proficuo. I segni zodiacali potrebbero essere Capricorno, Sagittario, Vergine, Scorpione e Pesci. Parliamo di chi è in una relazione. Ecco, qui arrivano i dolori, perché con questi due tre di coppe e il diavolo è come se per qualcuno fosse giunto il momento di lasciare indietro certe distrazioni e di focalizzarsi sulla famiglia. Questi sono due 10, eh? Bisogna lasciare indietro la sofferenza, i pensieri negativi e focalizzarsi sul completamento. 10, 10, 10, giusto per. E 10 anche con la ruota della fortuna. Quindi è come se fosse un periodo dove in coppia cercherete di ricalibrare le cose, di magari godervi piccoli momenti, di fare delle cose speciali per l'altra persona e tutto questo effettivamente migliorerà la situazione o la relazione. Potreste anche pensare, soprattutto se avete figli, potreste pensare di dedicarvi come un fine settimana tutto per voi, proprio per ricreare questa amalgama, questa fusione, questa intensità o complicità. Mm? Se parliamo di clandestini indefiniti e relazioni complicate, sento che anche per voi comincia un po' a dissolversi la nebbia.
C'è come un nuovo tipo di equilibrio qui che si può sviluppare. Sento che qualcuno si deve togliere delle idee dalla testa, però è anche vero che ci sono come dei limiti, dei confini, delle nuove regole da poter applicare e questo farà sì che la ruota della fortuna dia come un giro positivo perché anche voi potreste effettivamente etichettare la relazione nel caso non sappiate ancora che cosa siete. Se siete clandestini potrebbe esserci come una svolta, un ok, questo me lo posso aspettare da questa persona, questo non me lo posso aspettare, però comunque mi riempie, mi nutre, passo del bel tempo con questa persona, può esserci un traguardo che arriva secondo me. Per quello che riguarda la famiglia, allora, vi devo dire che per qualcuno si tratta di un momento dove decidere se diventare padri o no, o madri, però io vi parlo di padre solo perché qui abbiamo l'imperatore. Può fare riferimento anche al padre interno, ovviamente, o a paternare qualche situazione a livello familiare. Io sento che c'è come un tema che per qualcuno sì è legato a delle case, ok? Quindi magari ci sono dei patrimoni, delle eredità da dividere, delle cose da aggiustare, delle case da ristrutturare. Ci sono come dei temi, famiglia, casa, soldi, sono tutte e tre legate dove è come se doveste prendere in mano voi la situazione. Ecco, questa è l'unica cosa. E per qualcuno si tratta di trasferirsi con la famiglia, ok? È un trasferimento magari per un viaggio, magari appunto se dovete ristrutturare casa potrebbe essere un ok, affittiamo un appartamentino finché la casa non è a posto, in modo da non stare nel casino. Possono esserci cose insomma di questo stile. Bene, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Sensibilità e forza, carta numero 3. Vi dice un po' di calibrare le forze. Qui abbiamo la carta della temperanza e le due forze potrebbero essere la parte emotiva e la parte mentale. Parla proprio di sensibilità e di forza. La forza, che è anche un archetipo di questi dei tarocchi, può fare riferimento alla forza morale, alla forza di volontà, quindi la forza morale è il lato femminile, la forza di volontà è il lato maschile. E mi richiama sempre un po' al riportare questo equilibrio che anche qui con questo 2 di pentacoli potrebbe essere un po' ballerino in questo periodo. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione, la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o anche via WhatsApp, però tenete presente che lo stesso discorso che faccio sulle credenze limitanti in modo privato lo tratto anche nella sezione degli abbonati. Lì ci sono tutte le credenze limitanti, in più si parla anche di metafisica, metamedicina, si parla di chakra, di kundalini, di alto e basso astrale, di ego, di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché la 3 è divisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!